Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi inizia l'ultimo vlog dell'anno. È triste, ma ci rivedremo l'anno prossimo comunque. E questo vlog è dedicato all'atmosfera natalizia a Roma. Quindi cominciamo subito. Sono a Via del Corso, nello specifico in una piazzetta che si chiama San Lorenzo in Lucina e c'è un albero bellissimo con tutti i cuori. La prossima tappa è Piazza di Spagna. Vediamo quest'anno com'è l'albero di Natale a Piazza di Spagna. Davanti al palazzo di Valentino c'è un'installazione curiosa. Andiamo a vederla? Sì, secondo me però è fuori contesto festivo perché la maschera di carnevale, mettila a carnevale. Ma lo sai che a proposito di carnevale, ieri ero al supermercato e c'erano già le frappe, No, vabbè. c'erano già le chiacchiere, cioè non è neanche Natale che ci stanno già le frappe. Posso fare una foto? È meraviglioso. Bellissimo! È davanti. Ma che stai facendo? È una maschera di carnevale fatta di specchi. Andiamo a leggere. La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Sarò il tuo specchio. Bronzo e specchi. Cosa? Di lui grande e poi si è girato. Sì, stava passando un signore con un carrello, penso si sia sentito perché il rumore era forte, però pazienza. Inquadrati da qua. Quanti bei fiori. Lassù se vedi c'è la corona di fiori che viene deposta l'8 dicembre in occasione dell'Immacolata Concezione. Non fisicamente dal Papa, ma i pompieri lo fanno per il Papa. E poi il Papa viene a pregare qui l'8 dicembre. Non è bellissimo, però è ancora giorno in realtà. Non lo vediamo illuminato in questo momento, quindi Sarebbe tutta la scia, quello che sta intorno all'albero, tutta la scia della stella cometa che gira intorno all'albero e finisce sulla punta. sì. Però non mi piace. Cornici. No foto. Ups. C'era scritto no foto Dove? sulla vetrina del corniciaio. Però io non ho fatto una foto, ho fatto un video, quindi non era specificato no video. Quanta umidità c'era stamattina? Qualcosa tipo 70-74% di umidità. Sì. Sì, ma infatti si vede che è umido perché le strade sono bagnate. Non penso abbia piovuto stamattina qui in centro. Forse stanotte, non lo so. Però è veramente, veramente umido. In un vlog passato, adesso mi è venuto in mente perché stiamo aspettando che diventi verde per i pedoni, stiamo aspettando che il semaforo diventi verde, mi è venuto in mente che qualcuno mi ha chiesto sotto ad un vlog recente perché il semaforo diventa arancione prima di diventare rosso per i pedoni. E in realtà funziona così anche per le macchine. Ecco, adesso è scattato il verde, quindi passiamo. Praticamente l'arancione ti avvisa che sta per scattare il rosso, quindi se sei in mezzo alla strada ti devi sbrigare ad attraversare, sia che tu sia pedone sia che tu sia macchina.
Quindi l'arancione è un tempo intermedio che aiuta le persone a capire che sta per scattare il rosso. Quindi non scatta dal verde al rosso improvvisamente, ma c'è questo momento arancione per avvisare che sta per scattare il rosso. Ma perché negli altri paesi no? Mi pare fosse una signora che mi ha scritto che era appunto a Roma e ha trovato strana questa cosa. Quindi presumo che all'estero sia diverso. Non lo so, fatemi sapere nei commenti. A volte c'è anche un conto alla rovescia quando scatta l'arancione, per aiutare a capire quanto dura l'arancione. E poi scatta il rosso. Grazie. Qui c'è questo chiosco o banchetto che vende libri usati. È un po' costosino, però è molto carino. Ah, tutti i significati. Dentro è nuovo. Sì. Perché se è introvabile, vabbè, ci sta. Invece cerchi un po' di più lo trovi. Allora, no, io l'ho trovato in realtà su Vinted. Non questa edizione, però. Boh. Ci penso. Scusi, posso chiedere? Non ti piacciono le statue su questo punto? Sono meravigliose. Sì. Sapevo che mi sarebbero serviti gli occhiali da sole oggi. Diciamo che l'atmosfera natalizia è difficile da trovare in queste condizioni. È ancora giorno, c'è ancora molta luce, però non temete, la troveremo prima o poi. Io e mia sorella abbiamo fatto delle commissioni qui in centro stamattina, poi abbiamo pranzato insieme fuori e adesso mia sorella torna a casa e quindi adesso io sono da sola e devo girare per fare il regalo di Natale a lei. Ecco l'albero. Ma sono ormai le 4 passate, oggi il sole non vuole tramontare. Comunque questo è l'albero di Piazza del Popolo. Una curiosità che però forse già sapete se avete visto i miei video sul Natale degli anni passati. Perché facciamo l'albero in Italia? Come è arrivato l'albero di Natale in Italia, visto che è una tradizione nordica? Come è arrivato in Italia? Beh, è stata la regina Margherita che ha lanciato questa moda alla fine dell'Ottocento, perché praticamente frequentando le corti europee aveva visto questa tradizione dell'albero di Natale che ha voluto poi lei replicare al Quirinale e da lì è partita la moda dell'albero di Natale. Quindi qui in Italia l'albero di Natale è una cosa relativamente recente. Mi aspetta un bel traffico per tornare a casa. Oggi è venerdì pomeriggio ed è praticamente iniziato il fine settimana prima del Natale. Quindi vi lascio immaginare il caos che c'è in centro, tra macchine, persone che vanno a fare i regali e niente, io adesso torno a casa perché è da stamattina che sono in giro e sono abbastanza stanca. Ho trovato quello che dovevo trovare, adesso vi faccio vedere che cosa ho preso a mia sorella. Allora vi appoggio qua, così mi vedete bene, siete appoggiati su un altro motorino. In pratica sono tornata alla bancarella di libri dove mi ero fermata con mia sorella e dove lei ha visto questo libro, che ovviamente non è nuovo, è usato, di Bulgari, che le è piaciuto tantissimo perché lei studia oreficeria e quindi è sempre alla ricerca di questi cataloghi, di questi libri, di gioielli che parlano delle collezioni per ispirazione e per studiare. E sono anche molto difficili da trovare
perché sono dei libri particolari, sono delle pubblicazioni particolari e quando si trovano costano parecchio, cioè sono dei libri che costano parecchio. E quindi l'ha visto prima, oggi pomeriggio, in quel banchetto, e però non l'ha preso, non l'ha voluto prendere perché non le andava di spendere quei soldi, perché si è appena comprata un altro libro così e quindi diciamo voleva aspettare prima di prenderselo. Quindi quando lei se n'è andata, io poi sono tornata al banchetto e l'ho preso, perché questo sarà il suo regalo di Natale. Non vi preoccupate, questo video non lo vedrà in ogni caso perché mia sorella non guarda i miei vlog, quindi non c'è pericolo che si rovini la sorpresa, ecco. Però adesso io questo me lo devo mettere nel bauletto e vediamo se c'entra, perché ci devo mettere anche la borsa. Fatemi l'in bocca al lupo per il traffico. Ok, c'entra tutto, perfetto. Prima che mi dimentichi, volevo dirvi che in giro per il centro ci sono tantissimi banchetti di libri usati. Fermatevi se ne vedete uno, perché vale sempre la pena fermarsi a dare un'occhiata, perché magari trovate quella chicca che stavate cercando, oppure trovate qualcosa che non sapevate di cercare, di cui non sapevate di aver bisogno e quindi può essere divertente fermarsi per trovare qualche occasione e fare qualche affare. Per esempio qui adesso sono praticamente vicino a Piazza del Popolo e Piazzale Flaminio e c'è la bancarella del professore. Lì ci sono tantissimi libri e se cercate un libro in particolare potete andare a chiedere, oppure anche la bancarella dove sono andata prima, che sta a via Colla di Rienzo, non proprio sulla via ma su uno spiazzo, diciamo all'inizio di via Colla di Rienzo, davanti al bingo, per capirci. Questo potrebbe essere un giro da fare per il blog, bancarelle di libri usati a Roma. Ci penso, studio e ne riparleremo poi in un vlog futuro. Ho un tempismo comunque perfetto. Hanno acceso l'albero nel momento in cui stavamo andando via. Proprio nel momento in cui abbiamo ripreso la strada di casa, volgo lo sguardo alla mia destra e vedo l'albero illuminato, acceso. Va bene, quindi adesso sappiamo che l'albero si accende alle 4:30 del pomeriggio. Allora, tornando a casa, ho recuperato un po' di posta. È da un po' di tempo che rimugino su una cosa. Mi sta venendo una mezza idea di aprire una casella postale per mandarci le cartoline, perché è divertente ricevere la posta fisica, soprattutto quando sono lettere o cartoline. C'è proprio quella sensazione di ricevere qualcosa di inaspettato, che non sai bene che cosa sia. C'è un'emozione, no? Nel ricevere la posta. Che non siano bollette, cose da pagare, la posta divertente, quindi lettere da parte di amici o cartoline. Vediamo che cosa mi viene in mente. Comunque, la giornata di oggi finisce qui per il vlog e ci vediamo nel fine settimana. Buon pomeriggio, ci riproviamo. Questo è il vlog in cui non fa mai buio, è sempre giorno. Sono a Piazza San Pietro per vedere il presepe per bene, perché lo dobbiamo vedere da vicino. Il presepe di quest'anno si intitola Tu scendi dalle stelle, che è il titolo del canto natalizio pubblicato nel 1755 dal vescovo e compositore napoletano Sant'Alfonso Maria di Liguori, a cui si ispira appunto il presepe. La tradizione del presepe è molto antica. Dobbiamo infatti fare un salto indietro nel tempo al 1223, quando Francesco d'Assisi, di ritorno da un lungo viaggio in Palestina, decise di ricreare una natività vivente a Greccio, un piccolo borgo nel Lazio. La parola che usiamo in italiano, presepe, viene dal latino presepium, che
che significa mangiatoia, ovvero il trogolo di pietra o di legno usato per dar da mangiare e da bere agli animali, e nel quale venne messo Gesù bambino appena nato. Che ne pensate? È bello quest'anno. Prima di continuare la nostra passeggiata voglio passare un attimo da Umana, perché mi piacerebbe tanto trovare un bel cappotto. Vediamo. Ha le spalline imbottite, quindi non mi convince. Si potrebbero togliere, no? Non è brutto. Amore, guarda che bello. Vieni a vedere, affacciati qua, guarda. Eccoci qui. Siccome questo è l'ultimo vlog prima di Natale, vorrei cogliere l'occasione di questo momento per augurarvi un sereno Natale e anche un felice anno nuovo, se non ci rivediamo prima dell'anno nuovo. Fatemi sapere nei commenti qui sotto che cosa farete a Natale, come passerete questi giorni, se avete in programma di viaggiare oppure se resterete a casa con i vostri cari. Insomma, raccontatemi tutto nei commenti. Io resterò a Roma queste feste e mi prenderò dei giorni per me, per fare i miei giri, per leggere, per andare a vedere delle mostre che voglio andare a vedere e anche per studiare. Mi prenderò dei giorni per studiare perché sto preparando dei video per l'anno prossimo, dei video che hanno a che fare con la lingua, la storia. Insomma, non voglio dare troppe anticipazioni, però sto studiando anche per i nuovi video dell'anno prossimo e credo che mi prenderò anche qualche giorno di pausa, di vacanza da YouTube e da Instagram. Mi piacerebbe molto restare disconnessa per qualche giorno, proprio per ricaricarmi, proprio per riacquisire tutta l'energia possibile per poi essere pronta per il nuovo anno. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo vlog e di nuovo tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo e ci vediamo presto, ci vediamo l'anno prossimo, che detto così sembra chissà tra quanto tempo ci rivedremo, l'anno prossimo, però in realtà sono solamente una decina di giorni, ma neanche, sono sì, poco meno di 10 giorni, una settimana. Un caro saluto e a presto, ciao!